Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Tante volte mi è stato chiesto: Sergio, ma tra i forni elettrici qual è il migliore? E io ho sempre un po' nicchiato perché sono convintissimo che non esista un forno migliore in assoluto, ma che esista il forno più adatto alle nostre aspettative. Ebbene, tra le tante aspettative che abbiamo noi appassionati di pizza fatta in casa, ve n'è una che ricorre molte volte, ovvero sia come fare a organizzare una pizzata con tante persone, che siano essi amici o parenti o familiari, tutti insieme sotto il nostro tetto, tutti intorno a un tavolo che aspettano la nostra pizza in un forno, come ad esempio questo, che tipicamente ne sforna una alla volta. Ebbene, F1 ha provato a dare una sua risposta grazie alla linea N, che sta per Napoli, sostanzialmente un omaggio alla pizza napoletana. Ha prodotto due forni in particolare che possono rispondere a questa particolare aspettativa. Il forno N4, che è quello che vedete qui accanto a me, e poi il forno N5 che io ho provato qualche tempo fa, l'ho testato e trovate il video qua sopra, c'è il link. L'N4 è un forno con uno spazio interno di 42 cm di larghezza e 42 di profondità, quindi ci consente di fare pizze fino sostanzialmente a 41 cm di diametro oppure un quadrato di 41 x 41, mentre invece l'N5, di cui vi parlavo poc'anzi, che è il forno più grande, fa pizze fino a un diametro di 50 cm perché ha 50 x 50 di spazio utile per la cottura. Qual è quindi la giusta via di mezzo per accontentare la nostra esigenza e risparmiare un po' lo spazio? Ci viene incontro l'N4. Questo forno è veramente magico, è impressionante. Io lo sto usando adesso da un pochino, ho fatto svariati test, oggi vedremo insieme anche alcune pizze cotte qui dentro l'N4 e vedrete voi stessi che razza di animaloni vengono fuori, però ci viene incontro perché questo forno sostanzialmente ci fa fare pizze grandi, ma veramente grandi, perché con 42 x 42 noi possiamo fare veramente pizze grandi e le facciamo in uno spazio, in un ingombro complessivo che è grande sostanzialmente quanto un qualsiasi altro forno F1. Ecco quindi il suo più grande vantaggio. Adesso vi do qualche dato tecnico relativo a questo forno. Intanto apriamo lo sportello. Allora, anzitutto partiamo dal costo. Questo forno costa 509 euro, quindi anche dal punto di vista del prezzo si colloca molto bene all'interno, come dire, della scala dei forni proposti da F1. Pesa 30 kg, quindi un peso abbastanza agevole anche da trasportare se dobbiamo andare da qualche parte. Raggiunge i 500 gradi, ma ha un termostato che permette tranquillamente di superarli, tant'è che se noi lo lasciamo andare all'interno sul biscotto possiamo comodissimamente misurare anche 530-540 gradi. Poi per quanto riguarda gli ingombri possiamo dire che all'esterno è di 51 cm di lato per 62 di profondità per 32 d'altezza, perché avendo i comandi qua sotto frontali sostanzialmente è sorretto da dei piedini un po' più alti del consueto. All'interno invece abbiamo, come vi dicevo prima, un lato di 42 cm, l'altro di 42 cm in profondità e 10 cm disponibili in altezza. Quindi questo forno, come potete bene immaginare, è un forno che si presta a fare tutti i tipi di pizza, ma certamente non ci possiamo cuocere il pane. Non ci possiamo cuocere il pane perché all'interno, come ho detto, abbiamo 10 cm, quindi possiamo fare solamente pane basso, stando attenti che crescendo non tocchi la sola resistenza di cui dispone questo forno. L'N4, come tutta la linea N, dispone di una sola resistenza, quella superiore in questo caso è da 2800 watt, quindi stiamo tranquillamente nei ranghi di un qualunque contratto da 3 kW, ne avanza per tenere tutte le altre utenze di casa accese, raggiunge i 500 gradi e quindi il fondo scala del termostato in circa 30 minuti, anche quindi un forno veramente rapido e potente. Le nostre pizze vengono cotte all'interno di questo forno in un range temporale tra 60 e 75 secondi. Ma come possiamo fare a infornare pizze grandi che ci consentano di sfruttare tutta l'ampia disponibilità che c'è all'interno? Ancora una volta io faccio il ricorso a una palamaiella. La palamaiella è, secondo me,
una bellissima pala barella che di recente è stata oggetto di una sostanzialmente rivisitazione di alcuni concetti che stavano alla sua base, tra cui la tipologia di legno. Abbiamo comunque un legno di faggio, però trattato in maniera da essere molto leggero. Qui non c'è traccia di multistrato o altri legni a basso costo e magari un po' meno duraturi. Il telo di un cotone è veramente molto robusto, non gli si attacca niente. Quando noi disponiamo la nostra pizza qui sopra la possiamo lasciare anche 10 minuti tranquillamente appoggiata mentre facciamo altro e poi inforneremo tranquillamente col consueto movimento delle pale barella che fanno scorrere la pizza e essa si deposita sulla base del nostro forno. La pala barella è la risposta omnibus per forni così grandi, questa è 41x41, quindi facciamo veramente pizze giganti, e poi soprattutto è utilissima, ma veramente a 1000 per l'alta idratazione, quel tipo di pizza che sfugge da tutte le parti perché l'impasto è molto morbido nel maneggiamento. Qua lo si poggia, lo si sistema come si vuole e poi si inforna. Adesso, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, andiamo direttamente a lavorare. Io qui sistemo il mio tavolo d'acciaio, mettiamo sopra il forno e prepariamo insieme le pizze e le vediamo. Depositiamo il panetto nella farina, iniziamo a stenderlo da una parte e dall'altra, poi lo poggiamo sul tavolo d'acciaio, lo allarghiamo un po', continuiamo ad allargarlo, poi prendiamo la pala barella e sistemiamo l'impasto sopra. Una volta che sulla pala barella lo allarghiamo quanto vogliamo, iniziamo con i condimenti. Ci vuole abbondante passata di pomodoro perché il panetto è piuttosto grande. In questo caso sto usando datterini gialli, poi formaggio grattugiato, olio in abbondanza, funghi trifolati fatti in casa, salame piccante calabrese e dulcis in fundo, abbondante provola affumicata. A questo punto inforniamo. Grazie alla pala barella l'infornata va tranquilla, depositiamo la pizza, chiudiamo, è veramente una pizza enorme, la facciamo cuocere per circa un minuto, è pronta e possiamo toglierla. Ve la faccio vedere un attimo, poi la mettiamo sulla tavola. Completiamo i condimenti con un filo d'olio e il basilico. Ed ecco qui la pizza. Guardate quanto è grande, ho messo 2 grattelle per tenerla comodamente. Sotto cotta perfettamente, così come è cotta molto bene anche sopra. Ora la misuriamo. Siamo a circa 40 cm, poco meno, ecco. Iniziamo la seconda pizza. Stessa procedura, nel frattempo il forno sta recuperando la temperatura. Come piccolo trucchetto io vi consiglio di non riportarlo alla massima temperatura, ma lasciarlo leggermente sotto, in maniera che pochi attimi prima di infornare tiriamo su al massimo, si accende comunque la resistenza e quindi troveremo il forno già pronto per cuocere per bene. Qui siamo arrivati a sistemare il panetto. Mettiamo i condimenti, in questo caso una margherita. Guardate con quanta calma possiamo sistemare i condimenti senza nessuna paura, perché tanto sopra la pala barella non succede niente. La pizza non si attacca, pala maiella veramente una pala top. Completiamo con un filo d'olio e andiamo
nuovamente in forno. Procedura sempre semplicissima: si infila la palabarella, si tira all'indietro, la pizza si deposita, chiudiamo e per circa 70 secondi la lasciamo cuocere. La pizza è pronta, la togliamo e la portiamo sul tavolo. Anche qui guardate quanto è bella grande, davvero una grande soddisfazione, sempre ben cotta sopra e sotto. Guardate anche in questo caso quanto è grande, lo vedete dal cartone che sborda, e quando chiudo bisogna piegarla notevolmente. Terza pizza: allarghiamo un po' il panetto, lo sistemiamo sulla tavola e riprendiamo ad allargare. Un po' di tecnica dello schiaffo. E ora sistemiamo il disco di pasta sulla palabarella, e quando è sulla palabarella tranquillamente allarghiamo quanto vogliamo. Mettiamo i condimenti a piacimento. Io qui ho fatto per comodità ancora una margherita. Basilico, formaggio grattugiato e fior di latte. Ne mettiamo tanto, ce ne vuole tanto perché il diametro della pizza è notevole. E una volta che abbiamo completato con i condimenti andiamo all'interno di N4. Sistemiamo la pizza e aspettiamo quella settantina di secondi. La potente resistenza da 2008 ci sforna la pizza ben cotta. Eccola qui. Ve la mostro un attimo e la portiamo subito sul tavolo. Anche in questo caso grande pizza e ben cotta. Insomma, c'è da essere soddisfatti. Bene cari amici, adesso avete visto la cottura delle pizze, io sono veramente molto soddisfatto. Se siete interessati a un forno che ingombra poco, pesa poco, rende veramente tanto e ci fa fare pizze grandi, considerate l'acquisto di questo forno. Poi io non posso che ringraziarvi di essere stati qui a vedere questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, e se non siete iscritti come almeno metà di quelli che guardano i miei video, pensate magari di iscrivervi, perché sia il like che l'iscrizione aiutano me a far crescere questo canale. Per il resto io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui da me. Vi saluto caramente.